Ciao a tutti, oggi sono qua in camper, faccio un video appunto a tema camper per fare una prova. Starò qua tutta una giornata, sono arrivato un po' tardi perché avevo un po' di cose da fare a casa prima di venire qui, sono le 10, sono arrivato qui e nel camper ci sono 7 gradi, io ero preparato, mi sono messo diversi strati così non ho freddo, ho i guanti, quelli senza dita perché c'ho da fare, mi serve avere la sensazione sulle dita, e poi vari strati di felpe in pile, quindi due, due felpe, due paia di pantaloni, doppie calze, quindi sono un po' stratificato così. Infatti sono qui, sono solo 7 gradi, però adesso sono appena arrivato ma sono ancora, cioè non ho ancora freddo, e adesso poi mi muoverò, farò un po' di cose, quindi non penso di soffrire il freddo. Poi ovviamente credo che cambierà quando sono qua a vivere perché standoci dentro si scalda. Quindi oggi faccio un po' di prove, poi mano a mano farò dei pezzettini di video. Sono quasi le 11 e la temperatura si è alzata di 1 grado, sono 8 gradi adesso, quindi già solo il fatto di aver acceso il computer e anche solo respirare e muovermi un po' ha già fatto alzare la temperatura. Ehm, sono quasi le 12:30, io me ne torno a casa, ho lavorato un po' col computer, ho fatto un pochino di pulizie. Sì, nel frattempo i gradi sono saliti a 9,5 rispetto ai 7 di stamattina quando sono arrivato, quindi anche solo stando, per adesso non ho ancora qua le stufe, non ho acceso niente, non ho riscaldamento, quindi sono solo qua io dentro e basta. Teoricamente oggi ci doveva essere qualche sprazzo di sole, ma è nuvolo e non è uscito il sole. Volevo vedere perché so che si scalda molto appena c'è il sole, quindi volevo vedere come si stava. Però va bene, senza sole, 9 gradi e mezzo, non sono molti, però io sono ben vestito, quindi alla fine non ho avuto neanche tanto freddo. Comunque sono diverse ore che sono qua, ma non ho avuto problemi. Diciamo che non è il massimo della comodità, però potrei tranquillamente vivere così, non sarebbe un problema. E nel frattempo ho guardato un po' in giro, ho trovato un po' di spifferi, vari buchi, varie cose che dovrò mano a mano tappare per l'inverno, in modo che così sarà comunque meno lo scambio termico freddo-caldo dall'interno all'esterno, quindi sicuramente la cosa migliorerà. Poi mano a mano che sarò qui vedrò anche, diciamo, meglio come, come appunto da dove entrerà il freddo o che cosa. Quindi direi che ci sentiamo tra un po'. Adesso vado a casa, devo preparare un video, ci metterò un po', quindi credo che da adesso 12:30 non penso di riuscire a venire qua prima delle 2:30, ci vorranno almeno un paio d'ore perché devo fare anche un video che ho preparato e quindi ci vorrà un attimino, e poi mangio e poi devo caricare le cose che ho qua, telecamera eccetera, perché le ho caricate un po' qui, però le batterie ehm, sono stanno ancora caricandosi, quindi le batterie del camper, quindi preferisco caricare un po' di roba ancora anche a casa. Ci vediamo dopo. Ok, sono tornato. Speravo che uscisse il sole, invece qua si è messo anche a piovere, pioviggina appena appena. E, sono le 2:30, la temperatura è rimasta a 9 gradi come prima, come quando me ne sono andato. Adesso mi sono portato qua dell'altra roba da fare e vediamo un po'.
intanto sto preparando un video da pubblicare a casa, c'ho l'altro computer acceso, perché ci ho messo un po', volevo aspettare ma si stava facendo tardi, allora mi sono detto quasi quasi vengo qui, vado avanti a fare quello che devo fare, un po' di lavoretti, un po' di pulizie, un po' di preparazione. Spero di riuscire a venire qui a vivere abbastanza alla svelta. Spero in questa settimana, non lo so se riuscirò, comunque provo. E, e niente. Adesso poi mi metterò a registrare anche un altro video che devo fare, diverso da questo qua, che devo pubblicare dopo. Mi sono portato anche la stufetta, però non so se la faccio andare, prima devo verificare a che punto stanno le batterie per non tirarle giù troppo di corrente e poi vediamo. Intanto mi sto segnando un po' di roba che non ho qui e mi devo portare, un po' di roba che mi manca. In pratica sto già cominciando a traslocare la roba che mi serve e sto cominciando a portarla qua, quindi è un po' per volta, un po' di trasloco, insomma. Infatti viaggio con una borsa e uno zaino con dentro un po' di roba, tutte le volte che vado e torno da casa porto qua roba. E per ora adesso vado avanti a fare un po' di robe e ci sentiamo magari tra un po', così vedo a che punto sta la temperatura, che spero, cioè non so, non credo che cambi perché adesso non so che temperatura c'è fuori, dovrei vedere il meteo, però non fa caldo oggi, in più piove, quindi non credo che a più di 9 si alzi, ma comunque se già rimane a 9, certo non si sta comodi, però non è che muoio di freddo, insomma. Per fortuna io non soffro il freddo, soffro nel freddo e nel caldo, quindi mi va bene. Poi sono abbastanza coperto, quindi eventualmente c'è sempre modo di coprirsi. Ok, ci aggiorniamo a tra poco. Ok, si sono fatte le 4:30, i gradi sono rimasti 9 come prima, non si è scaldato oltre e fuori fa già parecchio buio, quindi boh, comunque adesso vado avanti ancora un po', ho risposto un po' di commenti, ho fatto dei messaggi, ho rinnovato alcune inserzioni che devo rinnovare. Sto usando, ovviamente sono riuscito a far rifunzionare la connessione internet sul telefono, che era bloccata perché non avevo pagato una bolletta per un bel po' di tempo e quindi me l'avevano bloccata. Sono riuscito a pagarla e mi hanno sbloccato la linea, quindi adesso riesco tranquillamente. Adesso andrò avanti ancora un po', vediamo, non so fino a che ora, 6:30, 7, non lo so, poi dopo vado in casa a mangiare e vediamo un po'. Adesso magari se ho voglia poi verso fine, tra un po' magari provo a misurare le batterie, perché quando sono arrivato erano già in carica, quindi vuol dire che in questi giorni c'è stato diverso brutto tempo, quindi secondo me un po' freddo, un po' il brutto tempo, non sono carichi al massimo, quindi devo vedere bene a che punto stanno, tant'è che mi sono portato la stufa ma non l'ho accesa perché prima devo vedere come sono messe le batterie e per evitare di tirarle giù troppo come corrente. Eventualmente adesso se ho voglia me le misuro subito e poi dopo così posso anche fare una prova con la stufa, ma non so se ho voglia di farlo, vedrò. Ci vediamo tra un po'. Eccomi di nuovo, sono le 5:30, quasi 6 e sono sempre a 9 gradi qui dentro e sono andato a fare un salto in casa perché avevo messo un video in produzione, diciamo, quindi doveva essere pronto, adesso l'ho messo in upload verso YouTube, quindi ve lo guarderete entro stasera.
e poi sono tornato qua, così finisco la serata. Adesso sto qua ancora, penso fino alle 7 più o meno. Ho misurato le batterie, sono molto cariche, per cui non è... c'ho qui tutta la mia bella roba accesa tranquillamente. Per ora non tengo accese le luci del camper perché uso delle luci LED, perché quelle del camper hanno ancora dentro le lampadine a incandescenza che consumano tanto. Quella le uso solo per entrare e uscire, giusto per avere luce mentre entro e esco, ma se no ho le luci. Questo è il computer che è partito. Ehm, Dicevo, uso delle luci LED così consumano di meno. Che poi tra l'altro sono batterie, quindi ricarico poi le batterie anche in casa, che per ora in casa ha ancora la corrente, quindi. E niente, adesso vado avanti a fare un paio di cose e poi eventualmente ci si risente per le 7 e avrò finito di, di fare tutte le cose che devo fare. Alla fine poi ha provviginato poco, poi ha smesso, però c'è un bel fresco e adesso c'è anche un po' di vento, quindi questo mi fa ben sperare per quanto concerne l'abitabilità interna, perché vedo che ha tenuto i 9 gradi a cui ero arrivato, quindi sembra che non passi troppo freddo. In effetti ci sono un po' di buchi che devo tappare, però penso che sarà, insomma, decente. Per fortuna, come ho già detto, non soffro il freddo, quindi per me non è un problema stare qua con 9 gradi. Certo, non voglio che sia sempre così, anzi. Adesso non posso neanche provare ad accendere la stufetta, l'ho portata, ma non la posso provare a accendere, cioè l'ho provata a accendere, ma siccome ho altre cose attaccate alla 220 volt, il computer, un monitor, perché il monitor del computerino lì è troppo piccolo, c'è un monitor che è mezzo guasto, allora l'ho portato qua giusto per riuscire a vedere un po' più in grande, e basta poco perché consumi quella poche decine di watt che poi fanno andare in protezione l'unità di continuità, perché l'unità di continuità tiene a malapena la stufa a infrarossi, quindi devo la potrò usare solo quando avrò la seconda unità di continuità qui, che adesso è ancora in casa e non l'ho ancora modificata, dedicata solo alla stufa, quindi quella lì poi la dedicherò solo alla stufa, o perlomeno ci attaccherò altre cose, ma quando va la stufa spegnerò tutto il resto. Niente, per ora vado avanti a lavorare e ci si risente tra un'oretta, verso le 7, prima che vado a casa a mangiare. A dopo. Ok, sono le 7, me ne sto per andare in casa a mangiare e a vedere se l'upload del video su YouTube ha finito, e per oggi ho finito. La prova di oggi voleva essere sulla vivibilità col freddo. Ho visto, oggi era una giornata insomma abbastanza fredda, con un po' di pioggia anche, appena appena, ma appena pioviginato, e un po' di vento dopo la pioggia nel pomeriggio. La temperatura, come abbiamo visto stamattina quando sono arrivato, era 7 gradi, poi nel giro di un'ora e mezza era salita a 8, poi a 9 dopo un'altra oretta, e poi è rimasta fissa a 9, adesso è 9 e mezzo, ma è rimasta più o meno fissa, per cui senza sole non c'è verso di far alzare la temperatura. Credo che quel paio di gradi siano il fatto che io sono qui, oppure la
temperatura esterna che comunque di giorno aumenta leggermente rispetto alla notte. Ho visto che comunque sì, non comodissimo, però eventualmente riuscirei a stare anche a questa temperatura, anche adesso che il camper ha un po' di spifferi da sistemare. Ho trovato alcuni buchi, per esempio dove c'era la stufa, dove adesso c'è il generatore, il gestore di carica dell'impianto solare. Lì c'è un buco con una retina che dà verso il gavone di coda, e lì viene dentro l'aria fredda, quindi quello lì lo tapperò perché non serve più, era per la stufa. E cosa ancora peggiore, sempre lì dove c'è la stufa, ho scoperto che quando l'hanno tolta hanno appoggiato una lastra di alluminio, e però sotto c'è un buco molto grosso, probabilmente la stufa ci andava dentro, un pezzo della stufa andava dentro, e c'è solo questo alluminio appoggiato, non c'è nessun isolamento, quindi lì dovrò fare qualcosa per isolarlo, perché è un buco grosso che dà direttamente verso l'esterno, quindi lì viene dentro parecchio freddo. Direi che questi due sono le prime due cose da sistemare, e poi dovrò vedere cosa fare per come si chiama, il buco di ventilazione del frigorifero, perché anche dalla zona intorno al frigorifero viene fuori abbastanza freddo, per esempio dai fuochi della cucina che stanno sopra il frigorifero viene fuori freddo, perché probabilmente è in comunicazione con la parte sotto e lì è aperto verso l'esterno, quindi questa qui è una cosa che dovrò vedere come sistemare, e vedremo. Insomma, questa prova qua diciamo che è andata bene, ho tenuto acceso quello che mi serviva per più o meno tutto il giorno, e le batterie sono ancora molto cariche, quindi va bene. Poi vedremo, perché in questi giorni se continuerà a fare, adesso io poi non so se domani riesco perché domani ho un appuntamento, ma magari nel pomeriggio oppure nei prossimi giorni farò altre prove come questa. Non so se filmerò anche quelle, sono prove giusto per vedere come fare. Intanto sto portando qua della roba da casa anche, sono prove giusto per vedere cosa mi manca per viverci, per starci dentro un po' comodo, insomma, per vedere di cominciare a fare qualcosa. Vorrei cercare la cosa che mi piacerebbe sarebbe di riuscire a venire qui a vivere entro la fine della settimana, però non so se ce la farò. Comunque vedremo, poi avremo modo di vederlo. Per questo video è tutto, ai prossimi video, ciao a tutti.